Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben trovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, domenica 12 gennaio del 2024, il giorno dopo Milan-Cagliari che finisce 1-1, pareggio per il Milan, un brutto pareggio in realtà per non tanto quello che si è visto sul campo, comunque il Milan ha fatto una buona prestazione, una discreta prestazione, comunque ha creato i presupposti per vincere, ma per quello che in realtà è il risultato stesso, cioè ci siamo portati a casa soltanto un punto quando gli avversari con i loro rallentamenti ci permettevano di rientrare realmente in quella sorta di lunga corsa del quarto posto che poteva portare un po' di vantaggio. Parleremo della partita, di quello che si è fatto ieri, di quello che non si è fatto, degli errori, di qualche singolo, parleremo degli errori fatti in estate, che ovviamente ci portiamo dietro e che in parte in questo mercato di gennaio sta provando a rimediare, tant'è che parleremo anche di mercato con le ultime, soprattutto lato Walker. Allora, ma se mi vedete un po' così è perché un pochino ci speravo onestamente dopo la partita di Supercoppa di portare a casa 3 punti. Non mi aspettavo ovviamente di andare a schiantare il Cagliari 4-0, no, quello no. Ma di portare a casa i 3 punti sì, ci speravo perché vabbè, a parte l'amarezza, dai, torniamo un attimo seri, dai. La partita in sé per sé ha detto che il Milan ha ancora, e l'avevamo visto in realtà anche nelle partite della Supercoppa, dei problemi evidenti di struttura, che quando iniziano a mancare determinate, diciamo così, pezze che sono le gambe dei giocatori, e quando scendono un pochino di condizione, quando magari l'avversario stesso sta meglio o sta peggio di te, quando iniziano a esserci errori dei singoli, e allora si vedono tutte quelle che sono le nostre mancanze di struttura, che hanno permesso al Cagliari a fine del primo tempo di avere 2 o 3 occasioni pesanti, di vedere un Maignan che ci salva, di vedere un Maignan che in parte ci condanna sull'errore sul tiro di Zortea. Tiro di Zortea che è arrivato su un contropiede che non si può prendere, è arrivato su un errore di Fofana che non ci può stare, ma Fofana nei 60, 70 minuti che ha giocato ad alto livello anche quest'oggi ne aveva tolti 6 o 7 di quelle palle potenziali per il Cagliari, e in una poteva fare fallo, assolutamente sì, ma era una delle tante che ha coperto. Errore, ma dove 9 volte aveva fatto bene. Insomma, tante delle nostre pecche si sono viste nella partita con il Cagliari, non ultima quella del gol. Il Milan comunque in una prestazione che magari non era scintillante, in una prestazione che magari non sarebbe rimasta negli annali, ha creato i presupposti per vincere la partita. Soprattutto nel secondo tempo e soprattutto nella seconda parte del secondo tempo, quando con 2 occasioni per Ebram, una per Pulisic, una traversa, e un altro paio di occasioni in cui la palla è rimasta un po' lì, non ultimo il cross di Omoregui, insomma è successo un po' di tutto negli ultimi 15-20 minuti di partita, ma non sei riuscito a spingerla dentro. Perché? Anche, ma soprattutto perché in estate hai sbagliato per l'ennesima volta il discorso sulla punta, e purtroppo gli errori che si fanno in estate li paghi sul lungo andare. Hai pagato pesantemente la scelta sbagliata dell'allenatore, senza se, senza ma, avendo fatto una scelta
pessima nel pensare di poter continuare con Pioli, avendo fatto una scelta tragica nel pensare prima a Lopetegui e poi a Fonseca, nel pensare che Fonseca potesse ancora avere margine di lavoro anche nei mesi invernali in cui ormai la squadra andava avanti quasi per inerzia e vinceva delle partite anche brutte, tipo quella di Verona, che non ti davano nient'altro che i punti, ma si vedeva che non potevi costruire niente su quelle partite che abbiamo vissuto tra novembre e dicembre. Dovevi staccare magari prima e adesso saremmo stati forse in una situazione migliore, sia per sistemare qualche problema, sia perché avevi più tempo per. E adesso hai messo la pezza di Conceição, che per quello che abbiamo visto in campo mi sembra una buona pezza per ora, assolutamente sì. Mi sembra una buona pezza anche sulla gestione del gruppo, assolutamente sì. Non so se sarà sufficiente perché lui stesso ci ha detto più di una volta che il lavoro è tanto e lo stiamo vedendo, perché il Milan appena perdono le gambe si spacca in due, come è successo alla fine del primo tempo quando eravamo un po' corti di fiato e quando l'avversario ne aveva per ripartire e ci faceva notare come e quanto ci spaccavamo in due. Il Milan ancora una volta ha peccato perché è andato un pochino a schiantarsi sulla linea avversaria senza creare i presupposti e quando li ha creati ha fatto vedere drammaticamente l'assenza di un attaccante, eccetera, eccetera, eccetera. È stato molto tranchant l'allenatore dicendo che è stato il più brutto primo tempo da quando allena, probabilmente perché Conceição è un allenatore che comunque predilige avere una determinata compattezza di squadra e il Milan compatto non lo è credo da 2 anni e mezzo forse. Poi magari è stato più vincente in determinati momenti, più efficace davanti, eccetera, eccetera, ma compatto, un'idea completa di squadra che fa entrambe le fasi ad alto livello per un determinato numero di partite non lo è veramente da tanto, tanto tempo. E questa fragilità un po' congenita che ha questa squadra, probabilmente, mia interpretazione, sta anche alla base di quello che ha detto Conceição. Non la riconosce ancora come una sua squadra, quella che è scesa in campo con il Cagliari. Milan ha sicuramente fatto meglio nel secondo tempo, dove, come detto, abbiamo visto l'errore numero 2, dopo la scelta dell'allenatore, la scelta dell'attaccante, che manca in maniera tragica al Milan, ma lo sappiamo. Abbiamo 2 attaccanti che forse messi insieme, tutti e 2 con le loro caratteristiche, assemblato questa sorta di Frankenstein delle nostre 2 punte, ne caviamo fuori una di livello. Sono 2 punte che hanno delle, soprattutto Morata, delle qualità di un certo tipo buone, in alcuni casi anche ottime, ma sono punti di un certo tipo, cioè attaccanti che la porta la vedono non tantissimo rispetto ad altri colleghi, attaccanti che dopo Giroud, hai pensato di mettere all'interno della tua squadra e in un senso o nell'altro nessuno dei 2 è all'altezza nemmeno dell'ultimo Giroud, perché l'ultimo Giroud che mal si muoveva per il campo, perché ormai fisicamente era praticamente arrivato, ai 2 attaccanti del Milan attuale, insomma ci passa credo mezza categoria quantomeno, per soprattutto il lavoro di punta, attaccante, gol, finalizzazione e quant'altro. Poi lavora in giro per il campo, Morata lo può fare un pochino meglio, Ebram è un pochino più mobile, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà in parte è questa aria fritta, perché se giudichiamo un attaccante, non lo possiamo giudicare per mezzo lavoro da centrocampista, lo dobbiamo giudicare anche per il lavoro da attaccante. E se dopo aver rimandato l'anno scorso il discorso della punta, affidandoti ancora una volta a Giroud, e fortunatamente Giroud in un modo o nell'altro ha retto anche l'anno scorso. Ti sei affidato a Luka Jovic l'anno scorso, non capendo che i gol di Jovic andavano pesati, guardati e osservati per come arrivavano e non semplicemente contati. Hai pensato bene, dandoti di braccio, ma di questo ne parliamo meglio nell'editoriale di domani, quello un pochino più generale che l'acquisto di Luka Jovic potesse essere un gran colpo di genio, soprattutto dal punto di vista economico. Questo fa capire che insomma, quella panzana che l'amministratore delegato fa solo di conto al Milan è appunto una panzana, ma ne parliamo domani di questo. Come altre questioni che abbiamo risolto e non in quest'estate, la punta a un certo punto è arrivata perché c'è
piovuto, tra virgolette, dal cielo l'occasione di prendere a pochi milioni di euro un attaccante comunque consumato come Morata, che poteva avere l'esperienza giusta, ma insomma i gol nei piedi, lo sappiamo, sono sempre di un certo tipo e di un certo numero soprattutto. Hai pensato bene di vivacchiare per il resto del mercato arrivando agli ultimi 2 o 3 giorni, quando sei arrivato con l'acqua alla gola perché Jovic hai capito che non ne aveva, o era comunque quello che era, e ti sei andato a fare questo grandissimo scambio con Alexis Almacher, che forse, pensa un po', addirittura vogliono fare definitivo, ma anche di questo ne parliamo domani perché è meglio, se no altrimenti diventa troppo lungo e devo parlare del resto. Ehm, manca una punta al Milan, manca assolutamente, ma manca da almeno un paio d'anni. L'anno scorso un po' ce l'ha mascherata Giroud, ma prima o poi il Milan si deciderà a comprare un vero e proprio attaccante degno del livello anche di altri giocatori che ha intorno, i vari Pulisic, i vari Reinders, i vari Leao, i vari giocatori che gli stanno dietro, meritano di avere davanti una punta del loro livello. Non sto denigrando Alvaro Morata, ci mancherebbe altro, ma una punta molto atipica e che in questo momento forse al Milan non serve nemmeno come tipologia. Ma d'altronde insomma se vai a risparmio, adesso ti toccherà mettere la pezza, perché avendo sbagliato l'allenatore, avendo sbagliato le punte, adesso provi a mettere la pezza con Rashford e tra poco ne parliamo. Così come, avendo sbagliato ancora una volta, perché insomma le qualità dei dirigenti sono lì davanti a tutti, ormai l'abbiam capito che ce ne sono pochine di qualità dei dirigenti, di errori commessi ce ne sono tanti negli ultimi 2 anni, perché poi si sono andati a far le pulci, giustamente, ad altri dirigenti e in generale si fan le pulci a tutto e tutti, ma se andiamo a contare numericamente gli errori di questa dirigenza nell'ultimo anno e mezzo, ce ne sono più di una dozzina, solo parlando di campo, perché poi c'è tutto il resto. Ehm, Ci siamo accorti forse di aver sbagliato pure sul terzino? Perché la voce di Kyle Walker c'è, vera e concreta, e anche di questo adesso ne parliamo perché apriamo il discorso mercato, ma ci siamo andati a incaponire su Emerson Royal a 15 milioni per non fare un upgrade sulla destra. Perché sì, la partita di oggi di Calabria vale tanto quanto una di quelle di Emerson Royal e viceversa, insomma. Cambia poco. A volte Emerson fa una partita da 6+, 6,5, a volte da 5,5, Calabria uguale. Sì, qualcuno forse di voi preferisce Emerson, qualcuno preferisce Calabria. Cosa abbiamo fatto? Niente, non ci siamo spostati di troppo. In compenso abbiamo messo lì 15 milioni. Adesso tra poco busseremo alla porta di Walker per capire se migliorare anche quell'errore, perché è stato un altro errore del nostro mercato estivo. Così come la mancanza di un centrocampista. Oggi siamo andati a vedere l'errore di Fofana, e l'errore di Fofana pesa nella partita, ci mancherebbe altro. Ma Fofana, povero Cristo, corre come un disperato tutte le partite dall'inizio della stagione senza mai fermarsi. Tutte sacrosante le partite dal minuto 0 al minuto 90. E prima o poi un errore lo fa. Ne fa 1, ne fa 2, ne fa 3 anche in partita perché, come detto, spende una quantità di energia incredibile anche per sopperire alle mancanze strutturali di rosa di questa squadra e anche perché non c'è nessuno che gli può far tirare il fiato, perché è realmente l'unico che può fare quel ruolo. Perché non lo può fare Reinders con le sue qualità, non lo può fare Musa, non lo può fare Loftus-Cheek, non lo può fare nemmeno Bennacer per il tipo di giocatore che è in questo momento Fofana e che copre con la sua corsa, il suo mestiere, il suo lavoro, le mancanze di questa squadra. Nemmeno Bennacer, che tra l'altro è rientrato l'altro ieri in rosa. Manca anche qui un centrocampista, perché il Musa che abbiamo visto anche ieri alterna cose buone a cose non buone e non ci possiamo fare granché affidamento se non per una seconda scelta dalla panchina. Loftus-Cheek lo vediamo questa stagione quello che è, anche fisicamente quello che è. Bennacer appena rientrato e fisicamente è un punto di domanda che speriamo possa progredire, ma non sappiamo insomma se avrà degli intoppi durante la primavera reduce da un lungo stop oppure tirerà dritto e quindi fino a maggio non avrà nulla e sarà splendida forma. Non lo possiamo sapere, però è un giocatore un pochino cagionevole e reduce da infortunio. Abbiamo bisogno di un centrocampista,
e per quanto mi riguarda avremo bisogno di uno che con le caratteristiche giuste possa far tirare anche ogni tanto il fiato a Youssouf Fofana. Altro errore che abbiamo commesso quest'estate e che spero possa essere colmato già a gennaio, perché a gennaio, io sono di bocca molto più buona per il semplice fatto che a gennaio non riesci a sistemare la rosa come vorresti al 100%, perché a gennaio si muovono le cosiddette occasioni, che a volte sono sole e a volte invece ti ritrovi a essere magari il giocatore che ti risolve la stagione, l'attaccante che ti fa quei 7-8 gol che ti danno quei 5-6 punti in più che non speravi di avere, il difensore che ti sistema la difesa, l'alternativa a centrocampo, eccetera, eccetera, eccetera. Porta a casa tutto, o quasi, a gennaio, perché tanto non abbiamo la possibilità, che so, di andare a comprare la punta definitiva per i prossimi 5 anni. A gennaio non si sposta, se non mettendo milioni su milioni su milioni, così come magari ha fatto, che so, il Paris Saint-Germain per Kvara. Non che mi piacesse Kvara, non sto dicendo questo, però se vai a comprare un giocatore che gioca titolare in un'altra squadra a gennaio, devi mettere sul piatto milioni e milioni. Se non lo vuoi barra puoi fare, devi andare sulle occasioni. Chi litiga, chi è fuori rosa, chi è fuori condizione, chi è fuori dal progetto, chi magari cerca 6 mesi per rilanciarsi, chi è reduce da infortuni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mercato di gennaio e devi essere bravo a comprare le toppe che chiudono le falle per arrivare in porto, questa benedetta nave a gennaio, con la Champions League in tasca e poi magari affidare il mercato e la società dal punto di vista sportivo a chi ne è capace e ha dimostrato negli anni di poterlo fare. Quindi magari togliendo dalla parte dirigenziale qualcuno che ha dimostrato che invece questo mestiere, per come è complesso, non lo sa fare. E quindi forse sarebbe meglio mettere un direttore sportivo con i contro cosiddetti. Detto questo, passiamo alle ultime questioni, cioè il mercato. Su Rashford ci rivediamo a inizio della prossima settimana, cioè domani in realtà. Da domani in poi, perché è andato un secondo in ghiaccio causa weekend calcistico. Il giro delle 7 chiese gli agenti l'hanno fatto, abbiamo buone possibilità di essere in corsa, dipende ovviamente se in questo momento soprattutto il Barça non viene dentro nella corsa, perché comunque è un avversario un pochino più di livello rispetto ad altri che ti può infastidire. Abbiamo bisogno di una punta, forse Rashford non è la punta ideale, ma è gennaio e non possiamo pensare di andare a prendere la punta dei desideri. Abbiamo bisogno di una mano e se ci può dare una mano, ben venga la mano di Rashford. Non sarà il puntero totale, globale, numero 9 per eccellenza, ma insomma, a gennaio più o meno questo c'è e questo porta a casa. Stesso discorso per Walker che va ormai verso la fine della carriera, non è stato un super mega titolare al City come magari in passato, qualcosa ha lasciato giù, ha giocato, perché comunque non è un giocatore che non ha giocato, ma ha giocato un po' meno, ha qualche problemino, ma rispetto ai giocatori che abbiamo in questo momento, anche lui porto a casa. Mal che vada, ragazzi, pazienza, saranno 6 mesi che non saranno andati bene. Amen. È ovvio che il City o lo deve far partire in prestito o lo deve rescindere, diciamo così, se no altrimenti il Milan soldi sulla bilancia per Walker ovviamente non ne metterà, anche perché l'ingaggio di Walker non è proprio uno scherzetto. Quindi per forza di cose serve una rescissione o al massimo un prestito per portarsi a casa un giocatore di grande esperienza che, incrociamo le dita, possa avere ancora qualcosa da poter dare alla causa. Per quanto riguarda invece il centrocampista, no, ho letto di Gornaduat, ma insomma, grosse notizie ancora non ce ne sono. Ci rivediamo magari domani per approfondire un pochino il tema. Questo è quanto. Ovviamente, come detto, domani editoriale un pochino più approfondito su altri temi, che non siano semplicemente quelli della partita. Grazie a tutti per essere rimasti qui con me. Ovviamente non ho parlato di qualche singolo della partita, ma insomma ne abbiamo parlato tanto al posto, c'è l'errore di Mike, un Rafa appannato, un Reinders anche lui un po' appannato, Pulisic gioia e dolori, insomma Ibram non ne parliamo, ma bypassiamo l'argomento e chi soprattutto magari pensa che possa fare anche il caso nostro l'anno prossimo.
basta e avanza quest'anno di Ebram. Grazie. Sono arrivato in chiusura, ci ritroviamo come detto domani per il resto dei nostri contenuti, che sarà già vigilia di Como Milan di martedì. Ci ritroviamo all'editoriale di domani. Grazie a tutti, buona domenica e a dopo.